parola di oggi è povero. Povero, sì. Poveri noi, si potrebbe dire. È una parola terribile. Usatissima nella Bibbia. Ma perché mi proponi povero? Perché cosa ci trovi di povero nella liturgia odierna? Non c'è Luca che parla dei poveri? Ma c'è Amos piuttosto che parla dei poveri. Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese. Giusto. Vedi? Ecco. Il povero. Evion, ptochos in greco, o anche tapeinos. Tapeinos? Come tapino? Tapino, esattamente. Ptochos come pitocco. Beh, pitocco si usa poco, però vuol dire povero. Vuol dire povero. Sono più o meno equivalenti. Tapeinos è meschino, insieme. Meschino è una parola araba, fra l'altro. Sì, vuol dire ptochos in arabo. Che cos'è? Chi è Levion nell'Antico Testamento? Ma essenzialmente è colui che, essendo sprovvisto di qualsiasi altra difesa, è difeso da Dio. Cioè Dio difende la causa del povero e della vedova, quello lì? Dio difende la causa del povero e della vedova. Ecco, perché? vedi. Perché il povero e la vedova non si difendono da soli. Sì. No? Quindi voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese, facendo una cosa di questo genere fai una cosa pericolosissima, perché il povero è protetto da Dio. Perché non ha nessun altro che lo protegge, è una questione giuridica. C'entra anche l'idea del Goel, anche se qui la riserviamo, che vuol dire redentore, riscattatore, eccetera, ma in ogni caso è chiaro che quando un povero non ha nessun altro che lo protegga, ha Dio che lo protegge. E dunque calpestare il povero significa provocare direttamente, che cosa Dante? L'ira di Dio. Esatto, la famosa ira di Dio della quale stavamo parlando. Ma poi c'è un altro che protegge il povero ed è evidentemente il rappresentante di Dio sulla terra, cioè il suo Messia, il suo unto, cioè il re. Il re è colui che ha come primo compito non tanto di vincere le battaglie, non assolutamente di fare le leggi perché a quelle ci pensa Dio, ma di fare la giustizia, cioè di difendere il povero e la vedova, colui che non ha la possibilità di farsi giustizia da sé, sostanzialmente. Quindi il povero è colui che è difeso da Dio. Ecco, ma i poveri nel Nuovo Testamento sono la stessa roba? Ma anche nell'Antico Testamento il povero, essendo colui che è difeso da Dio, è anche colui che spera in Dio. No? Quindi si sposta immediatamente l'accento sulla posizione del povero che guarda a Dio e spera in Lui. Per cui il povero non è tanto quello che rivendica i suoi diritti, ma che aspetta da Dio, che guarda Dio. E nel Nuovo Testamento la cosa è simile, perché appunto beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio, non inteso nel senso che siccome siete sociologicamente poveri, allora per una specie di giustizia retributiva vi spetta il regno di Dio, sì. No? Ma perché essendo poveri siete nella condizione migliore per sperare in Dio, per avere la vostra speranza in Lui. Dunque la povertà è segno di speranza. Poi ci sono i cosiddetti poveri del Signore, che sono gli anavim, un'altra parola che viene usata. Questa era una categoria religiosa, un po' diversa, di cui il Vangelo di Luca fa anche spesso menzione, soprattutto all'inizio. I poveri del Signore erano quelli che abitavano a Gerusalemme e nei suoi dintorni, e si prestavano volentieri alla bisogna di consumare proventi dei sacrifici. Cioè le offerte? Le offerte dei sacrifici, perché ogni giorno venivano offerte una quantità enorme di sacrifici, no? E allora non è che tutti quanti potessero scorpacciarsi tutto, per cui era costume, gli avanzi del ma non tempio. Solo gli avanzi, era costume che chi offriva un sacrificio e poi faceva il banchetto sacro invitasse la propria famiglia, ma anche un certo numero di persone che erano lì pronte per questa bisogna. No? Ma siccome erano pronte per questa bisogna e si trattava di consumare i sacrifici, dovevano essere persone che vivevano in modo particolarmente zelante la purità. Certo. Perché evidentemente uno non può consumare un sacrificio se non è in stato di purità. Per cui c'è un certo ceto religioso che letteralmente vive dei sacrifici e sviluppa una sua spiritualità di dipendenza da Dio, che dona letteralmente il vitto quotidiano a partire dai suoi sacrifici. Sono i poveri del Signore, di cui abbiamo menzione per esempio nella vecchia Anna e nel vecchio Simeone dell'inizio del Vangelo di Luca. Erano dei poveri del Signore quelli? Erano i poveri del Signore.